Salve a tutti, sono Butti e in questo video vi parlerò di Res Simon, il primo manga di Kengo Hanazawa. Beh, dovete sapere che io ho dei problemi già a partire dal titolo di quest'opera, che non so se pronunciare all'italiana, all'inglese, alla francese o alla giapponese. Tuttavia, essendo una parola francese, andrò contro tutti i miei principi e la chiamerò così, Res Simon, che tra l'altro secondo me non è neanche la pronuncia corretta, ma comunque. Il primo a utilizzare questo termine in ambito filosofico è Nietzsche, che utilizza res simon non semplicemente per indicare un sinonimo di risentimento. Il res simon è quello che accade quando un debole, una persona che ha come causa della propria debolezza e della propria infelicità solo se stesso, trova una causa esterna e un capo espiatorio come causa e origine di tutti i suoi mali, della sua debolezza, della sua frustrazione e della sua infelicità. Adesso questo è solo uno dei tanti significati che si possono attribuire a questo termine, però secondo me è già sufficiente per comprendere il significato del titolo di quest'opera di Kengo Hanazawa. Ma di cosa parla Ressentiment? Ressentiment parla di Takuro, un uomo di quasi 30 anni, impiegato in una compagnia che si occupa di stampe, che vive ancora con i suoi genitori, è sovrappeso, non ha amici né ambizioni, ed è per riassumere un completo sfigato. Il problema di questo personaggio è che Takuro è tutto ciò che noi non vorremmo essere e ha pochissimi pregi che però sviluppa solo più avanti nella storia e anche questi pregi poi non sono niente di troppo significativo. Nel complesso Takuro sia un personaggio triste ma neanche negativo o positivo, è un personaggio completamente mediocre che ci può fare solamente pena. La svolta del manga avviene quando Takuro incontra al bar un suo conoscente che gli parla di questo mondo virtuale, Unreal, dove esistono delle ragazze, ovvero intelligenze artificiali, programmate per amare incondizionatamente il proprio acquirente. Takuro all'inizio è un po' perplesso e non è convinto, infatti pensa che il mondo reale sia oggettivamente meglio. Tuttavia gli basta neanche un giorno per realizzare quanto misera e senza speranza sia la propria vita. Decide quindi di dare fondo a tutti i suoi risparmi per acquistare un visore, un computer e il software dell'unica ragazza che si può permettere, Tsukiko. Takuro rientra appieno nella spiegazione di Ressentiment che abbiamo dato poco fa. Infatti lui pensa che se riuscisse a trovare una ragazza, come anche i suoi coetanei hanno fatto, la sua vita improvvisamente migliorerebbe. Quest'idea sbagliata di relazioni come palliativo per tutti i propri mali va poi a coniugarsi come disprezzo e risentimento verso l'altro genere e verso tutto il mondo che lo circonda. Takuro da debole e fallito, per cause imputabili solo a se stesso, infatti la sua accidia, la sua sì anche mancanza di bell'aspetto e di talento, comincia a provare odio, disprezzo e comunque risentimento nei confronti dell'altro genere e di tutto il mondo che lo circonda. Come in altre sue opere, Kengo Hanazawa mette il lato sentimentale, sessuale e anche emotivo della vita del protagonista in primo piano, le parti quindi più viscerali e intime dell'essere umano. Takuro non ha altre ambizioni nella sua vita all'infuori del trovarsi una ragazza. Tuttavia le relazioni, in generale, sono come specchi, che ci permettono di conoscere meglio noi stessi. Se noi, come Takuro, già ci facciamo schifo di partenza, l'altra persona non farà che confermare quello che noi già pensiamo di noi stessi. Ecco che quindi la ricerca di una relazione diventa un pretesto. Takuro, cercando una relazione funzionale, andrà attraverso un percorso di autoaccettazione e miglioramento di sé che lo porterà ad essere una persona migliore in tutti i sensi. Come vedremo però questo percorso di miglioramento è talmente tanto coi piedi per terra da risultare quasi pessimista. Nonostante venga esplicitato più volte come questo ritirarsi in un mondo virtuale non sia altro che una fuga dalla realtà, emergono anche dei lati positivi nel nascondersi, nel ritirarsi in un posto in cui ci si sente al sicuro, in un posto in cui si può essere chi si vuole effettivamente essere. Questo mondo virtuale è una semplificazione della vita, ma rimane comunque un modo di vivere. In Unreal, il mondo virtuale in cui entra Takuro, i giocatori possono eliminare tutti i propri difetti personali, sia fisici che caratteriali, ed essere circondati da un insieme di ragazze virtuali o intelligenze artificiali programmate per essere innamorate di loro. L'unica eccezione è Tsukiko, la ragazza comprata da Takuro, che per qualche ragione non molto chiara all'inizio, ma che verrà spiegata più avanti, ha delle emozioni più complesse, più autentiche, ed è persino in grado di intravedere il mondo reale e di vedere a volte il Takuro che si nasconde dietro l'avatar. Ora Takuro si è rifugiato in questo mondo virtuale per scappare dai suoi reali problemi,
ma anche la sua ossessiva ricerca dell'amore non è altro che una fuga dai suoi reali problemi. Questa è la prima opera di Ken Kurosawa, che io non consiglio particolarmente a chi non ha letto altre sue opere. Infatti, forse la parte più bella di questa lettura è stato vedere quanto l'autore si è migliorato nello stile, nella narrazione e nell'espressione di alcuni messaggi che gli stanno molto a cuore. È interessante notare come i protagonisti delle opere di Hanazawa siano in un processo di costante miglioramento, che comincia sì con Takuro di Ressentiment, ma che procede in maniera quasi lineare, poi con Tanishi, il protagonista di Boys on the Run, e poi con Hideo, il protagonista di I Am a Hero. E questo era tutto da Butti. Vi ringrazio per aver visionato il video e vi scongiuro, vi prego, sabbatevi e mettete un pollicione su a questo video, altrimenti per me è la fine. Alla prossima.